Bentornati sul canale, mi chiamo Elisa e sono una neomamma. In questo canale vi racconto un pochino delle mie esperienze a livello di gravidanza, maternità, allattamento, eccetera eccetera. Oggi nello specifico vorrei parlarvi delle tipologie di allattamento e come muovervi per arrivare ad un allattamento esclusivo al seno nel caso in cui sia il vostro desiderio. Se avete già ascoltato il video in cui vi ho raccontato il mio percorso per arrivare a un allattamento esclusivo, avrete capito che per me è stato un percorso abbastanza difficoltoso. Nello specifico questo mi ha costretta a provare tutte le tipologie di allattamento, quindi allattamento in formula, allattamento misto e allattamento al seno. Cosa vi posso dire della mia esperienza in merito? Per quanto riguarda l'allattamento in formula, le possibilità sono due. Esiste la polvere da ovviamente mettere dentro l'acqua e quindi andare a ricreare il latte così, oppure esiste direttamente il latte liquido già pronto. Nello specifico ognuna delle due soluzioni ha dei pro e dei contro. La polvere chiaramente è comoda perché è un barattolo enorme, costa un po' meno, basta un po' d'acqua per farla rinvenire, quindi uno se la può magari portare in giro e creare al momento il latte per il bambino se necessario, quindi magari prendere un sacchettino, metterci dentro la polvere già pesata, preparare il biberon già con l'acqua e poi dopo mischiare le due cose. Per quanto in realtà teoricamente, se uno legge come andrebbe fatta questa cosa, l'acqua dovrebbe essere portata a 70 gradi per poi metterci la polvere dentro in modo da sterilizzarla e poi aspettare che si raffreddi per darla al bambino. Tutte queste cose sono bellissime, nella pratica non sono così semplici perché purtroppo il bambino piange, non è d'accordo sull'aspettare tutto questo tempo per fare tutta questa roba e quindi si fa un po' quel che si può. Quando si è mamme all'inizio la modalità sopravvivenza è fondamentale, quindi all'inizio ci sono tanti bei buoni propositi che poi si scontrano contro le difficoltà oggettive. Quindi se non riuscite a seguire tutti i passaggi sappiate che è normale ed è così per tutti, si fa quel che si può. Invece il latte, quello già liquido in brick, di solito è in confezioni da 200 da mezzo litro direi. Aptamil credo che ci sia anche da 200. Qual è il problema? Che questo latte ovviamente è molto più comodo perché è già pronto, basta scaldarlo. Il problema è che il Tetra Pak, la confezione, teoricamente può essere utilizzata solo per 24 o 48 ore, dipende dalla marca, va tenuto in frigorifero chiaramente. Il problema è che se il bambino ad esempio fa un allattamento misto, per cui per la stragrande maggioranza del tempo prende il seno e l'aggiunta in formula è piccola, chiaramente finisce che uno butta via un sacco di latte perché dopo poche ore scade. Questo chiaramente è un peccato perché non è regalato. Chiaramente è super comodo, magari appunto può essere utile se uno deve lasciare il bambino e non ha voglia di tirarsi il latte, però bisogna poi vedere come il bambino magari allattato al seno reagisce a prendere il latte in formula, perché non è detto che poi dopo il bambino riesca, visto che a livello digestivo è diverso, il bambino riesca, se è abituato al latte materno, a prendere correttamente il latte artificiale e non gli dia fastidio. Nello specifico noi abbiamo usato all'inizio del latte dell'umana e poi siamo passati al Nidina. Questo perché avevamo l'impressione, probabilmente dovuta ad altri fattori in realtà questa cosa che è successa, che il latte dell'umana per nostra figlia fosse la bloccasse a livello intestinale. Quando siamo arrivati a casa dall'ospedale dopo le dimissioni abbiamo iniziato a darle quello e lei si è bloccata malissimo, cosa che poi non è mai più successa, quindi non sappiamo se è stato che era molto piccola, può essere, ma lì per lì io ho telefonato in ospedale chiedendo qual era il latte che avevano usato lì in modo da eliminare il problema. In ospedale in questo momento usavano il Nidina, so che a giro li cambiano perché hanno degli appalti, quindi è una coincidenza, cioè non c'è una marca che io vi suggerisco rispetto a un'altra ovviamente. E vi dicono che saranno tutti uguali, io non credo che sia vero onestamente, però in ospedale vi diranno tutti che sono tutti uguali, latte in polvere, e quindi abbiamo provato a prendere appunto il Nidina, che è quello che gli abbiamo dato finché io non sono riuscita ad arrivare ad allattamento esclusivo. Il mio percorso sull'allattamento vi rimando il video dedicato perché è una cosa un po' lunga. Quindi per un periodo cosa ho fatto? Che mi tiravo il latte, quindi una parte di latte che le davo era mio, un'altra parte di latte era in formula perché ancora non ero riuscita a portare il quantitativo di latte a quello che era la sua necessità e la sua richiesta in quel momento. L'allattamento misto è il male, nel senso che veramente ha tutte le possibili, tutti gli svantaggi, perché bisogna perdere il tempo per tirarlo, il tempo per allattarla
e il tempo per fare tutta la parte di sterilizzazione, preparazione, eccetera, eccetera, del latte in formula. Quindi a mio avviso è proprio la strada peggiore. Si fa, secondo me, per campare in maniera, come dire, per evitare di uscire di testa, o esclusivo in formula o latte al seno e basta. Chiaramente ci sono i periodi di mezzo in cui magari uno sta cercando di passare da un allattamento in formula a un allattamento esclusivo, in cui per forza di cose tutte queste cose vanno tenute sott'occhio. Quindi c'hai in giro da qualunque di tiralatte, le buste per il latte, il pentolino per bollire, il biberon, lo sterilizzatore, di tutto. Quindi allattamento misto, a mio avviso, molto complesso. In molti casi magari il pediatra, se vede che il bambino non cresce adeguatamente con l'allattamento esclusivo, può suggerire di dare un'aggiunta. Sì, ovviamente se il bambino ne ha bisogno non ci sono alternative, però in teoria il nostro corpo è fatto in maniera tale da autoregolarsi, quindi è il bambino che più ha fame, più si attacca, più stimola la produzione del latte, e quindi teoricamente il sistema dovrebbe essere autobilanciante, diciamo così. Io nello specifico in gravidanza ho letto un libro che vi metto qua in descrizione, che spiega proprio come funziona il meccanismo di richiamo del latte da parte del bambino, sia a livello chimico che a livello proprio fisiologico. E è un meccanismo che è perfetto, è sempre funzionato nell'antichità. Adesso noi abbiamo quest'idea che esiste il latte in formula, ma effettivamente, a meno di rarissimi casi particolari in cui effettivamente la mamma magari per qualche motivo non ha latte, secondo questo libro sono casi più unici che rari. Quindi probabilmente, se il vostro quantitativo di latte al momento non è adeguato, è perché c'è stato qualche errore a monte, qualche errore nell'attacco, qualche passaggio che ancora non è arrivato a, come dire, a essere al top. Per quanto riguarda l'allattamento al seno esclusivo, chiaramente è una grande comodità. La difficoltà è arrivarci, quindi anche qui, come vi ho raccontato in questo video dedicato, vi suggerisco, nel caso in cui abbiate delle difficoltà, di rivolgervi con la massima tempestività a una consulente per l'allattamento, perché veramente per me è stata una figura cruciale per riuscire ad arrivare all'allattamento esclusivo. È inutile dirlo, l'allattamento esclusivo è una gran comodità. Ovunque sei, il latte è a temperatura giusta, è pronto, e il bambino si attacca in un attimo, non ti devi portare dietro 50.000 cianfrusaglie, polvere, latte, biberon, cose, di tutto, è tutto lì pronto, senza dover sterilizzare niente, è fantastico. Chiaramente deve essere un allattamento che non fa male, perché purtroppo quando l'attacco non è corretto è molto facile avere dolore, ragadi, eccetera. Il consulente per l'allattamento, il suo obiettivo è proprio farvi arrivare a un allattamento non doloroso, che quindi sia un'esperienza corretta sia per voi che per il bambino. Nel mio caso io credo che per mia figlia sia molto importante anche proprio evitare il biberon, perché lei nelle ultime settimane ha sofferto molto di reflusso gastrico e a mio avviso lei col biberon, nonostante tutte le accortezze, ingerisce molta aria. Quindi sono proprio 2 settimane in cui le do solo il seno. Chiaramente non è una cosa sul lungo periodo sostenibile, perché ovviamente se io mi devo assentare per qualche ora non c'è alternativa se non tirarmi il latte e prepararle un biberon e lasciare un biberon da farle dare da chi la sta seguendo. Anche se in realtà onestamente io dopo 3 o 4 ore, se la bambina non mi vuota il seno, mi fa un male atroce. Quindi non so come fare a lasciarla più di 8 ore, proprio perché o lei o il tiralatte, perché in qualche maniera il seno lo devo svuotare. Quindi insomma queste sono le possibilità. A livello di biberon ne ho provate di 3 marche diverse. Ho provato un biberon Philips, con cui secondo me mia figlia si trovava molto bene. Vi invito a prestare attenzione al numero della tettarella. Quella in dotazione, di quello che ho acquistato io, era la tettarella numero 2, che è un flusso lento ma non lentissimo. A suo tempo ci fu consigliato di mettere quello a flusso lentissimo, che è il numero 0. In realtà, quando poi ci siamo confrontati con la consulente per l'allattamento e le ho detto questa cosa, e che la bambina stava mangiando molto poco, lei mi ha detto: ma certo, perché quella tettarella è così dura che la bambina si stanca e non riesce a finire il pasto. Quindi per esempio per mia figlia la tettarella 0 della Philips era eccessivamente dura, lei si stancava, mi beveva 30 ml e me lo piantava lì, quindi assolutamente non andava bene. Siamo ritornati alla tettarella 1 e poi alla tettarella 2 eventualmente. Questo biberon a mio avviso era molto pratico perché è fatto solo di 2 pezzi, quindi si lava molto facilmente. Teoricamente ha il meccanismo anticolica per evitare di fare ingerire più aria di tot, e quindi lo trovo molto molto apprezzato dalla mia bambina. L'unica cosa che mi dispiace è che sia di plastica, cosa che non mi fa impazzire.
Stessa cosa dicasi per il biberon della mam, che sicuramente è uno di quelli più diffusi. Questo biberon ha una tettarella a mio avviso più morbida di quello della Philips, di formato leggermente diverso. La rottura è che purtroppo ha un meccanismo anticolica diverso, quindi sono 3000 pezzi che vanno smontati per lavarlo, quindi una gran rottura anche questa. Per sterilizzarlo va tutto smontato e poi rimontato. La tettarella è similare a quella del Philips e anche qui abbiamo un biberon che è in plastica. Invece la consulente per l'allattamento mi ha consigliato questo terzo biberon, che vi metto in sovraimpressione, che invece è in vetro, perché ha la tettarella che è teoricamente più simile a quella del seno. Quindi io avevo un problema di attacco, quindi era fondamentale che il biberon non andasse a rovinare quella che era la capacità di attacco della bambina. E vedete che questa tettarella ha un formato leggermente diverso. Nonostante questo e il fatto che sia in vetro, quindi io chiaramente lo preferivo a livello proprio di igiene eccetera eccetera, in realtà secondo me mia figlia continuava a preferire quello della Philips. Fortunatamente al momento la cosa non mi sta riguardando, perché appunto, come vi dicevo, sono con un allattamento esclusivo. Ovviamente mi capiterà di doverle dare un biberon, vedrò in itinere col tempo che passa quale di questi preferirà, dopo che è tanto tempo che prende solo il seno. Spero di avervi fatto una panoramica che può essere utile, e vi faccio il mio in bocca al lupo per qualunque tipo di allattamento vogliate seguire, perché è un viaggio lungo, difficile, e insomma spero che riusciate a trovare la vostra strada con il vostro bambino. Ci vediamo alla prossima, ciao!